Buonasera amici di MRTV, benvenuti a questa nuova puntata del Cittadino Sovrano e buonasera a Marco Ludovico. Buonasera a tutti, buon odio a tutti, buonasera. Come buon odio a tutti? Vi odiamo profondamente. Dobbiamo fare 5 minuti di odio. Ah, giusto. No, in realtà dovremmo evitarli. Ah, no, avevo capito male io allora. No, mi scuso, avevo capito male io. Vi lobbiamo tutti allora. Ti eri fatto prendere da questa situazione orwelliana, ovviamente, che ormai sembra essere anche appannaggio della stragrande maggioranza delle persone. Infatti tutto Sì. parte da questo, da questa espressione spesso di odio, di cattiveria, di superbia, di invidia che ovviamente noi troviamo sui social. E infatti ecco che arriva la Gabri. Viva lo Shield. Esatto, Gabri. Ovviamente per chi non lo sapesse si sta riferendo al gatto di Serena, ovviamente, Certo. non fraintendete. Che ovviamente è qui di fianco, ovviamente, che secondo me prima o poi stasera interverrà, come fa di solito lo Shield, che arriva ovviamente con affetto. Quando meno uno se l'aspetta arriva lo Shield, ecco, quindi allora stavo proprio per spiegare da cosa deriva il titolo ovviamente della trasmissione di questa sera, come abbiamo messo ovviamente nella descrizione anche del video. Deriva dai famosi 2 minuti di odio di orwelliana memoria che noi troviamo nel romanzo 1984, ma anche da alcuni episodi di Agents of S.H.I.E.L.D., mi sembra della quinta stagione, se ricordo bene, in cui si arrivava a questi 5 minuti di odio e che chiamavano una vita persa, una vita guadagnata. E da qua insomma vorrei partire con quella che è la trattazione di questa sera. Soprattutto nell'ultimo periodo noi abbiamo visto come un po', forse non voglio ovviamente trattare questa sera questo aspetto, però un po' insomma per tutta quella sorta di forme pensiero che si sono generate negli ultimi 2 anni in maniera particolare, ma che già ovviamente c'erano, erano latenti negli anni precedenti, ma che questi 2 anni invece di farle distruggere le ha alimentate in maniera molto forte, di queste forme di odio, di questi pensieri di odio, di divisione, di invidia, di aggressione, di rabbia che noi stiamo vivendo anche in contesti che in realtà non hanno motivo di esserci, cioè anche quando si vuole semplicemente cercare un dialogo o comunque un modo per esprimere la propria idea, però se tu non la pensi come me io ti devo aggredire, ma in realtà non è così. Poi ricordiamoci spesso che anche nei commenti sui social, la punteggiatura, il tono magari non si può capire, grazie agli emoticon oggi insomma un piccolo aiuto ce lo abbiamo, però insomma siccome non tutti siamo in grado di scrivere anche correttamente in italiano, dobbiamo tener conto anche del fatto che a volte la punteggiatura può esprimere o far arrivare un messaggio diverso da quello che si voleva dire all'inizio, oppure ovviamente le parole che una persona conosce o che utilizza nella vita di tutti i giorni possono essere fraintese poi da altre. Questo dà adito comunque a una serie di commenti veramente a volte anche feroci, cattivi, di odio vero che ormai si stanno esprimendo nei social. E quindi insomma vorrei partire proprio da questo punto stasera, che i social sembrano essere diventati il momento in cui le persone sfogano questi famosi 2 minuti di odio di cui parlava
George Orwell appunto nel suo romanzo. E sembra che debbano esserci per forza, perché se io non dico la mia in maniera anche cattiva, aggredendo gli altri, è come se io mi sentissi sminuito. Invece se tu non la pensi come me, cioè io devo per forza dire il contrario, ma anche con toni piuttosto aggressivi. Marco, tu come la vedi questa situazione? È solo una mia percezione e che insomma mi farebbe anche piacere se fosse solo una mia percezione. Chiedo anche ai nostri amici in chat eventualmente cosa ne pensano loro o come vivono questa situazione, anche perché Marco, io e te spesso, non solo io e te, però ovviamente siamo qua noi stasera, ma anche la nostra Gabri che è in chat con noi, passiamo dei momenti in cui sminuire i toni dei commenti che a volte troviamo anche sotto i nostri video o comunque post che mettiamo sui social. Marco, come la vedi tu questa situazione? Beh, intanto per infondere un po' di ottimismo la vedo malissimo, cioè proprio così per partire con una nota di ottimismo garbato. Però ha perfettamente senso quello che dicevi, se ci pensi, cioè in una società, che si impone il buonismo, che non è l'esser buoni o l'esser bravi, ma il buonismo a tutti i costi, tutto sommato poi chiunque ha bisogno di sfogarsi e quindi nel momento in cui imposti un'intera tua vita o la tua intera giornata nel dover sembrare a tutti i costi, buono e buonista, e poi arriva quel momento che quella carogna ti prende e ce la devi sfogare un attimino. Quindi aveva anche un significato quel famoso spezzone, che hai citato di Orwell, perché anche lì vedevamo una società dove si vede anche nei dialoghi tra le persone come si sforzino di essere buoni, o meglio, e qui ho sbagliato, non di essere buoni, di sembrare buoni, dicendo il più delle volte il contrario di quello che pensano, cioè quasi facendosi un'autoviolenza su se stessi. E quindi poi ha perfettamente senso che di fronte a una vita tutto sommato abbastanza frustrante, priva di un contenuto che parta da una propria scelta. Io mi faccio l'immagine di un cioè negli anni passati magari si tentava di imitare il calciatore, la rockstar, e invece poi c'era quello che imitava la famiglia del Mulino Bianco, cioè ognuno aveva la sua, ma più o meno c'erano vari cliché, cioè potevo decidere se essere un rockettaro, un punk, una pop star piuttosto che un tenore di musica classica, cioè tutto sommato c'era una scelta che nel quale poteva incanalarsi la mia personalità. In una società dove sostanzialmente ci si sforza di essere tutti uguali, e l'unica conclusione è che essendo di natura tutti diversi, praticamente tutti stiano male, tranne quei rari casi che magari incarnano perfettamente la figura che ci si pone. Quindi direi che ha perfettamente senso, quello che vediamo poi sui social, Infatti ovvero arriva il Marco, momento della carogna, non è infatti altro che quello. adesso hai messo proprio il messaggio che ha messo Gabriella, persino Will Smith è passato alle mani, cioè sembra quasi che anche i buoni, perché insomma noi conosciamo un Will Smith, anche l'abbiamo conosciuto in determinate interviste, vabbè insomma non personalmente, però insomma una persona anche che ha fatto dei film tipo After Earth, dove ovviamente il lavoro su di sé, il percorso iniziatico è alla base di quel tipo di film, non solo, ovviamente lui ne ha fatti tanti, e giustamente anche la Gabri ci dice è passato alle mani, sembra quasi
che si voglia trasmettere adesso che sia stata reale, che non sia stata reale, io non ho visto la scena, so solo che è successo perché l'ho letto oggi su qualche social così, però voluta, è stata magari voluta Ma oppure no. spiegate anche a Comunque, me cosa è successo, son curiosissimo, perché anch'io durante l'avevo la letto da qualche parte, ma pensavo fosse una cosa figurata, cioè ha dato uno infatti schiaffo morale, cioè invece no, gli ha menato gli ho sul dato serio? proprio lo schiaffo e Bello. poi il motivo non lo so, ho visto solo delle immagini così, adesso Gabri giustamente ce l'ha fatto notare, quasi come che anche i buoni hanno tutto il diritto e il dovere di dover usare, tra virgolette, la violenza, quindi l'aggressione anche fisica. E questo proprio secondo me hanno fatto la scenetta, ecco, beh, insomma io mi auguro che fosse stato magari una messa in scena, perché insomma se è stato reale è sicuramente insomma una reazione che non dovrebbe perlomeno Adesso me lo vado a essere cercare, sono curiosissimo, cioè io pensavo okay. mi sono un po' distaccato, non so se avete notato dal mondo Beh, delle comunque notizie contingenti. visto che abbiam parlato dello Shield, Samuel L. Jackson ha vinto l'Oscar, insomma, quindi il nostro Nick Fury ha vinto l'Oscar. Adesso Ah, gli ha menato a Samuel L. Jackson. no, 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 non lui. Ah, no, pensavo gli No. avesse menato a Samuel L. Jackson, ho detto è No, sfociata in poi ho rissa detto, pesante. visto che abbiamo nominato gli Oscar e abbiamo nominato lo Shield, abbiamo ovviamente ho detto questo. Comunque, quello che volevo dire, secondo me parte proprio tutto dal discorso che dicevi tu poco fa, da quei due termini che hai proprio nominato tu, Marco, che sono ipocrisia e buonismo. Il buonismo diciamo proprio che è l'ipocrisia di essere buoni, cioè l'ipocrisia è qualcosa che noi poniamo in essere ma che non ci appartiene e quindi Samuel non si mena. ehm, Proprio questo fatto di far vedere fuori ciò che in realtà non siamo dentro. Però secondo me, Marco, tutto questo sfocia anche, cioè tutto questo buonismo sfocia anche dal fatto che fin da piccoli ci insegnano che la rabbia non deve essere espressa e quindi la devi reprimere. Ci fanno dire che non possiamo esprimerci come vogliamo perché magari esprimerci come vogliamo va contro quello che dice l'autorità e quindi anche lì ulteriore repressione. E tutto un insieme ovviamente poi di azioni che vengono subite durante il giorno che fanno sfociare, secondo me, nella, in questa aggressività da social network. Infatti la maggior parte delle persone che sfoga questa rabbia sui social, questa cattiveria, in realtà sono persone che arrivano con dei nickname. Quindi anche lì mentono a se stessi, cioè tutto parte praticamente da una menzogna nei confronti di se stessi, perché mi sento arrabbiato ma non posso sfogare, voglio dire una cosa ma non la posso dire, quindi continuo a reprimere, mi dico delle bugie, alla fine per poterle sfogare però cosa faccio? Lo faccio tramite un'identità diversa, quindi ancora una volta mento a me stesso su me stessa, perché non ho il coraggio di dire chi sono, di esprimere chi sono in realtà. E quindi ho questo continuo atteggiamento alla vita di buonismo invece di avere un'attitudine, e non uso a caso questi due termini, alla vita di felicità. Tra l'altro, insomma, Marco, noi veniamo da una registrazione proprio di oggi che i nostri amici potranno vedere tra qualche giorno, dove parlavamo appunto della felicità. Quindi, insomma, rimanete sintonizzati su MRTV perché tra qualche giorno vedrete questa puntata. Ecco, Marco, a te.
Intanto io mi stavo vedendo di nascosto lo sciofone che m'ero perso, ma sono andato a cercare di Will Smith. Mi ero attrezzato anche col moviolone, me lo stavo provando a vedere a velocità 0,25 perché m'è sembrato talmente veloce da essere veramente quasi una scena da film, quasi senza tipo wrestling americano, diciamo. Bah, Ma non lo quale so perché wrestling? non lo Quello della so. WWE, che è molto coreografico, o quello di Raw che è Non un lo po' so, più mi ha interrotto mentre stavo guardando, mi hai chiamato e quindi ho dovuto raffazzonare Ah, tutto. okay. No, però sentivo e allora intanto appunto mi unisco all'invito nel guardare poi quando sarà disponibile la registrazione che abbiam fatto oggi. Diciamo che se probabilmente se più persone guardassero più contenuti come quello invece che io questa sera devo fare una rivelazione, cioè proprio per prepararmi alla puntata, mi sono voluto vedere un pezzo di qualcosa in televisione, cioè io non la guardo praticamente mai, però ero dai miei genitori, ho detto: "Vabbè provo", ho messo su Rete 4 e devo dire che a differenza della situazione precedente, dell'emergenza precedente, nel quale un po' mi incazzavo quando vedevo o sentivo dire certe cose, cioè mi giravano anche un po' le scatole. E questa sera invece mi sembrava quasi cioè mi divertivo quasi. Nel senso che vedi proprio s per chi poi ha visto anche il film, sempre quello 1984, era veramente bellissimo. Era un mix tra quello e alcuni film, di quelli per esempio come adesso sapete che io ho la demenza senile che avanza, quindi mi perdo sempre i nomi adesso, Hunger Game, per esempio. In Hunger Game, vabbè, tutto il film era basato sostanzialmente su questo concetto, quindi venivano scelti, 2 ragazzi da ogni distretto, venivano messi in 'sta foresta e si dovevano, ammazzare l'un l'altro fino a che non ne fosse rimasto uno, da poter inserire invece nella città principale dove c'erano solo i ricchi, i benestanti. E però si vedeva questa società ricca, benestante, ma di gente stranissima, cioè vestita in maniera assurda, che parlava in maniera assurda, ehm, che pronunciava frasi teoricamente buone e l'istante dopo, compiva azioni raccapriccianti. Quindi, per carità, ancora non ci sono quei livelli, però era molto simile, cioè vedevi tutte queste persone, ovviamente ognuno comodamente con seduto con il sederino bello al caldo come siamo noi, e che però iniziavano, a straparlare, a incitare l'odio verso una determinata contingenza attuale, facendo 1000 servizi e poi facevano il servizio sugli orfanelli e quindi tutti lì rammaricati e piagnucolosi, e poi però iniziavano a parlare e non erano più così delicati, auguravano la morte a quello, un incidente a quell'altro. Ehm, cioè veramente una sorta di psicopatia quasi. Del quale non riesco neanche più ad arrabbiarmi, ma come abbiam detto tante volte la stessa cosa la possiamo vedere al viceversa. Cioè se andiamo a vedere l'estremo contrario, allora anche lì e dai e giù in senso uguale e opposto. Cioè delle robe che veramente lasciano per la persona che magari non è immersa in questo tipo di informazioni, in questo tipo di contenuti, lascia veramente stupefatti, perché dici: "Ma stan parlando sul serio? Stan facendo davvero?" Cioè non si capisce veramente più. Io la domanda che mi faccio sempre alla fine è: ma uno ci è o ci fa? Perché l'unico mio cruccio rimane quello, cioè capire se uno è realmente convinto, cioè se questa sorta di psicosi mentale, dell'odiatore buono sia
una psicosi, ormai una specie di patologia impressa indelebilmente nelle menti di alcune persone, o se invece magari, come per il caso di Will Smith e quant'altro, possa essere una sorta di recita. Io sarei molto più contento della seconda. Dice: "Vabbè, ma Perché perché infatti è sa". quello che ho detto anch'io prima Marco, perché vabbè, ci sta la scena, capito? Anche No, per ma in fare più un se po' parlare, ma sì. ma se anche lo facessero per, soldi, potere, interessi, cioè almeno avrebbe una sua razionalità, non so come dire, è meglio la persona di quel tipo, perché se realmente, tutta la nostra intellighenzia, nostrana e internazionale a quanto pare, perché, si perdono i confini, diciamo che in base agli stati il livello va un po' più su, un po' più giù, ma più o meno diciamo che ci siamo, nel quale si riesce a dire tutto e l'esatto contrario di tutto, nel giro di mezzo secondo. Però nonostante questo sono tutti d'accordo. Cioè tu senti in studio dire nell'arco di 20 secondi 2 cose diametralmente opposte e tutti sono d'accordo su entrambe le cose. Cioè è vero che tu ti chiami Serena, ma è anche vero che non ti chiami Serena. E tutti dicono: "Beh certo, ha ragione, cioè". E tu rimani lì e ti chiedi: "Ma sono io?" Cioè, forse sono io che non capivo a 'sto punto. Però Almeno Marco devo dirti che effettivamente è vero, perché io per lo Shield e la Franca sono Miau, non sono Serena, Quindi, eh vedi che è vero anche il contrario. Sì, 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 nel senso, cioè ma, guarda, io adesso magari non siamo mai scesi nei dettagli in questa trasmissione, ma giusto per fare un esempio concreto, no, cioè io questa sera ho sentito, della disfatta dell'esercito russo, quindi Putin ha rovinosamente perso, speriamo che qualcuno perda così almeno, da qualsiasi lato sia la si finisce, giusto per chiarire la posizione. E però allo stesso tempo dice: "No, però noi dobbiamo intervenire subito perché se malauguratamente dovesse, vincere Putin, a questo punto il giorno dopo inizierebbe con tutti gli stati confinanti". E dici: "No, ma mettetevi d'accordo, cioè nel senso, cioè o sono con le pezze attaccate alle tute mimetiche nella parte posteriore o sono pronti a invadere tutta l'Europa, cioè delle 2 l'una, non possono essere Mandrake e Topo Gigio contemporaneamente. Cioè, va presa una scelta, non so come dire. Se tu Però mi descrivi potrebbe essere Bruce Banner, che allora è Bruce Banner e contemporaneamente Hulk. pensavo anche Banner Bruce, che Banner e contemporaneamente che Banner Bru cioè tu non mi puoi Dottor Jekyll e descrivere. Mister Hyde, è l'uno e l'altro. Esatto, cioè tu non mi puoi descrivere, io non lo so, non ci sono lì, quindi io non posso sapere se è vera l'una o l'altra versione. Non ne sono in grado e sinceramente non voglio neanche pormi il problema, però tu non mi puoi descrivere in questo frangente di secondo un esercito ormai allo sfacelo con 4 soldati armati solo di arco e frecce e il minuto successivo dire: "Però se non fermiamo quelli lì con l'arco e le frecce, tutto d'un tiro arrivano fino a Barcellona". No, cioè com'è possibile le 2 cose? Cioè delle 2 me ne devi scegliere una, non le possiamo mettere insieme tutte e 2. E son queste le cose che uno allo stesso tempo, per esempio questa sera sentivo dire: "No, perché, la Russia praticamente ha, organizzato da 20 anni la disgregazione di tutti i popoli europei, hai visto la Brexit, poi Abramovich che ha comprato, poi ha venduto, ha fatto perché hanno pianificato la disgregazione dell'Unione Europea, il minuto dopo parte il servizio e dice: "Vedi questa cosa qui ha aiutato l'Europa perché ci ha fatto sentire tutti europei". E tu rimani lì in dissonanza cognitiva piena e dici: "Ma come? Mi avevi detto che". Anche qui senza voler decidere
è giusta una versione, è giusta l'altra, ognuno poi si senta come vuole, ma quale delle due? Cioè, in entrambi i casi tu mi stai sempre continuamente indicando un nemico contro il quale inveire, cioè mi stai mettendo quella famosa carogna di cui parlavamo all'inizio, no? Mi stai caricando con sta carogna qua, e però alla fine mi lasci talmente rimbambito che io non so più a chi gliela devo menare sta carogna, perché dice, devi essere incazzato perché ha distrutto l'Unione Europea. Sì, mi incazzo, però vedi, sta cosa qui ci ha unito tutti, siamo tutti europei. E cazzo, allora non è più così. E allora io con chi mi arrabbio? Cioè, tu rimani lì e non sai più con chi prendertela, perché dici, era quello lì che me la dovevo, io dovevo iniziare a insultare con quello lì, e però il secondo dopo mi dici che no, 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 quello lì è bravo. E però la carogna ti è rimasta addosso. Cioè, quel senso di rabbia ti è rimasto addosso, da qualche parte glielo devi pur menare a qualcuno, perché dice adesso Quindi con chi poi me ti la vai a prendo? sfogare sui social perché non Certo. hai la Cioè, quindi il possibilità di primo che farti passa a quel versione. punto, me ricorda un bellissimo sketch che fece Pucci, quel comico di, come si chiama, sì, vabbè, mi sono ricordato già il nome del comico, quindi avrete pietà. Di Colorado, ecco, adesso mi è venuto in mente. Di Colorado, che diceva quando la mamma lo portava in Liguria in vacanza, o cose, che le spiagge erano piccoline, tutti addossati, e faceva proprio questo esempio, no? Diceva le mamme arrivavano alle 9 di mattina che erano già incazzati neri, no? E dice, una volta l'ho presa da una mamma che non era neanche la mia, mi ha dato 2 schiaffi, e ho detto, ma io non la conosco. Sì, lo so, ma sulle 9:05 mio figlio non le trovo, a qualcuno le devo pur dare 2 sberle. Cioè, mi sembra di vedere quasi la stessa cosa, no? Dice, ormai sta carogna ce l'ho addosso, a qualcuno gliela devo menare. Quindi il primo che passa dice, ma io non le avevo fatto niente. Fa niente. Io devo odiare qualcuno, devo prendermela con qualcuno, devo far vedere anch'io che, come tutti gli altri, sono potente, ho questo potere di potergli menare a qualcuno. Così poi, una volta liberata questa carogna, rinizio la mia giornata sorridendo a chiunque mi tratti anche malissimo, a chiunque mi faccia uno sgarbo, perché invece poi devo far vedere che sono buonissimo, che sono proprio tipo la famiglia del Mulino Bianco. E quei poveri Dottor scemi come me Jekyll. rimangono lì e Ma guarda, il osservano. dottor Jekyll e Mr. Hyde che di giorno fanno finta di essere, o perlomeno non è che fanno finta, hanno una personalità, di notte ne tirano fuori un'altra. Io volevo prendere spunto anche da questo commento di Gabri: chi non è con me è contro di me, va eliminato. Io sono il buono. A parte che bisogna sempre capire ovviamente chi è il buono, perché per ognuno lui è il buono, quindi ovviamente è così. E Ma questo la mi... filosofia è esattamente quella che diceva la Gabri, cioè proprio quella. Cioè la Esatto, filosofia è ma quella. è proprio il fatto che chi non è con me è contro di me, ma in realtà può essere anche semplicemente neutrale, non è che per forza uno deve essere contro. Infatti c'è questo aspetto, cioè tu non la pensi come me, allora sei contro di me. No, semplicemente abbiamo delle opinioni diverse, queste opinioni vengono date anche da delle informazioni e delle esperienze diverse. In realtà, se le mettessimo insieme, magari arriveremo molto più vicino alla verità, invece di scontrarci continuamente per dire io sono migliore di te, che poi migliore di te sempre in base a cosa. Ed è proprio da questo spunto della Gabri che appunto mi vengono in mente quei 2 episodi di cui parlavo prima di Agents of Shield, di Una vita persa, una vita guadagnata, dove l'estremizzazione di tutto questo odio arrivava proprio nell'uccidere determinate, cioè nell'uccidere una persona, un po' quello che dicevi tu, Marco, con Hunger Games, che io non ho visto, quindi ovviamente non so di cosa si trattava, ma da quelle poche parole che hai detto. Praticamente cosa succedeva in questi episodi? Quei pochi terrestri che erano sopravvissuti alla distruzione della Terra e che erano sotto il dominio dei Kree, praticamente cosa succedeva? Ogni tanto i Kree venivano in 5 minuti così e
una persona veniva presa di mira, o donava la sua vita oppure doveva portare un'altra persona morta. Quindi una vita persa, una vita guadagnata, cioè è proprio, proprio l'estremizzazione di questo odio che oggi si sta trovando, ma sempre più persone, io mi ritrovo quando ci parlo, anche persone che sembrano miti, che sembrano persone insomma molto pacate, in pace con se stesse, poi si scatenano determinati discorsi e ti dicono: beh, se quella persona morisse farebbe un favore a tutti quanti, oppure è una persona inutile, quindi perché dovrebbe vivere? E questa è comunque una forma di odio nei confronti degli altri, perché uno, significa che non siamo in grado, quando ragioniamo in questa maniera, non siamo in grado di cogliere i messaggi che quella persona sta riflettendo di noi stessi. E quindi la famosa legge dello specchio, di cui tantissimi parlano, ma pochissimi hanno veramente compreso il significato. E poi se una persona è, tra virgolette, sbagliata, perché dobbiamo per forza chiedere che venga eliminata? Perché quando diciamo se morisse farebbe un favore a tutti quanti, è una richiesta in realtà di questo. E quando invece il tentar di comprendere le ragioni dell'altra persona aiuterebbe un po' tutti quanti. Perché anche questo dire l'annientamento del nostro nemico, e per nemico posso intendere anche tutti coloro che ci stanno antipatici, è sempre una forma di nemico, noi pensiamo che ci faccia star bene. Non c'è più lui, lei, quindi io sto meglio. In realtà, se noi non abbiamo lavorato su di noi e abbiamo eliminato, compreso e trasmutato questo tipo di energia nostra interiore, non è che se eliminiamo quella persona poi stiamo bene, no, perché ne arriverà comunque un'altra, o addirittura 2, 3 che si comportano così o addirittura peggio. Quindi non è l'eliminazione dell'altro. Tra l'altro l'eliminazione dell'altro, o la volontà di voler eliminare, che sia ovviamente in senso figurato o in senso fisico, noi ci auguriamo ovviamente che non si arrivi al senso fisico, ma le guerre insomma ci insegnano che si arriva anche a questo. L'eliminazione del nostro nemico in realtà è un tentativo di dominio nei confronti degli altri, ma per mancanza di comprensione del proprio potere personale. Allora mi fa paura, quindi lo devo eliminare, e quindi si scatena l'odio e la rabbia verso in realtà qualcuno, qualcosa che ci sta indicando cosa non conosciamo di noi stessi. Quindi l'odio alla fine si ripercuote verso di noi, quindi ci stiamo solo auto-odiando, perché quella cattiveria, quell'odio in realtà ci ritorna indietro. E quindi la mia domanda, Marco, è questa, che rivolgo a te. E se invece dei 5 minuti di odio si facessero i 5 minuti di amore? Io ricordo una tribù dell'Africa, adesso non ricordo il nome, però che mi raccontavano insomma di questa usanza di questa tribù africana, dove quando una persona commetteva un errore volutamente o inconsapevolmente, o insomma comunque commetteva un errore, diciamo più o meno grave, cosa faceva la tribù? Si mettevano tutti in cerchio con questa persona al centro del cerchio. E uno dice, eh sì, chissà cosa gli facevano. No, semplicemente gli ricordavano tutti quanti le cose belle che questa persona aveva fatto. Quindi non si focalizzavano sull'unico errore magari che aveva fatto nella sua vita, più o meno grave. Ecco, noi dovremmo magari, insomma, io è un invito che faccio un po' a tutti quanti, focalizzarci di più su questi aspetti. Invece di focalizzarci su quella cosa o quelle pochissime cose che ci dividono,
e che quindi generano odio, alimentano questa forma pensiero di cattiveria, di rabbia, di invidia ehm, che in questi ultimi periodi è una forma pensiero molto molto densa, e quindi anche persone che non sono mai state così si sentono magari arrabbiate. A me è successo proprio la settimana scorsa di parlare con ben 2 persone che mi dicevano: non capisco Serena, sono sempre arrabbiato, non so perché sono arrabbiato, però sento che c'è questa rabbia dentro di me, rispondo male, e non so perché, non ho un motivo per esserlo, però lo sento tanto. Allora, se noi facessimo invece come fa questa tribù, che invece di focalizzarci sull'unica cosa che non condividiamo con gli altri, e quella cosa che non condividiamo magari la andiamo a comprendere invece che non volerla neanche sentire, e magari invece di 5 minuti di odio iniziamo a fare i 5 minuti di amore. Che ne dici, Marco? Giustamente come diceva anche Massimiliano, anche 10, cioè possibilmente, cioè tutti quelli che si riesce. Sì, penso che la spiegazione possa essere quella che più o meno abbiam cercato di dare prima. Un esempio che mi è venuto in mente è il film Arancia Meccanica, quando questi ragazzi molto violenti, molto incazzosi diciamo, e venivano costretti poi proprio con un meccanismo che gli teneva aperti gli occhi a guardare immagini continue di guerra, di violenza, di torture. Cioè è normale che se tu vieni sottoposto a un bombardamento costante di incitamento all'odio, a prescindere che sia verso Tizio, Caio, Sempronio, che abbia, è per quello che io spesso dico, è anche l'uguale contrario, perché sembra l'opposto, ma tutto sommato alla fine anche chi, adesso prima abbiamo descritto l'esempio di Rete 4, ma chi mi continua a dire l'esatto opposto, cioè invece che noi occidentali facciamo schifo, siamo delle carogne, siamo delle schifezze, invece guarda di lì, è tutta... io sfido qualcuno a essere bel gioioso quando ha finito di leggersi tutta sta spatafiata di belle notizie, a dire oh adesso posso andare a lavorare sereno, finalmente inizio una nuova giornata. Cioè, alla fine il risultato è lo stesso, che ti sale quella carogna. E poi è normale che uno si senta in quello stato lì, è normale che uno arrivi a dire ma io mi sento arrabbiato, non so neanche perché, non so con chi, però l'esempio che facevamo prima, 2 sberle a qualcuno glieli devo dare, sono già le 9:05 e a qualcuno gliele devo dare. Alla fine è proprio quello. Possiamo vederlo anche nelle tifoserie calcistiche, cioè c'è un tipo di tifoso che va per sostenere la propria squadra, incoraggiarla anche in un momento difficile e per godersi la partita poi tutto sommato, quindi per guardare la parte bella che quello spettacolo offre, e c'è una parte che parte già da casa con l'obiettivo di finire alle mani o di passare 90 minuti a insultare l'altra squadra senza manco guardare la propria. Non è che succede lì, non è che arrivo lì, succede un incidente, succede un evento e allora improvvisamente il papà col bimbo diventa un hooligan e si mette a tirare i seggiolini in testa all'altro. Cioè si arriva già con quello scopo. E qui la stessa cosa. Cioè, ci sono persone che escono di casa o si sveglia la mattina già con quella carogna addosso, poi incidentalmente qualcuno gli taglia la strada, il collega gli risponde male, l'amico gli scrive un commento sui social, ma è solo la scintilla, non so come dire, il vero esplosivo c'è già, manca solo una scusa qualsiasi per dargli fuoco, ma per innescarlo questo esplosivo, ma l'esplosivo è già presente, cioè si è già deciso in partenza, così come invece la persona che decide di svegliarsi la mattina e, sull'esempio del calcio, guardarsi la partita, cioè e se c'è bisogno anche di sostenere la persona nel momento del bisogno, come la squadra. E la stessa cosa la vediamo in maniera esponenziale a livello politico.
cioè, o meglio, come il cittadino, che dovrebbe poi essere sovrano al quale è affidata questa sovranità, si approccia nei confronti di chi delega a svolgere questo compito. E io per esempio, per carità, anche lì è come se uno mi dicesse: "Vabbè, ma, la mia squadra è ultima in classifica, che gli devo dire? Pure che son bravi". No, ho capito, però non è che ha senso che siccome sono ultimi in classifica, allora dici: "Dalla prossima partita vado lì e per 90 minuti li insulto". Beh, allora arriveranno primi sicuro, cioè con questa botta di energia sicuro che sbaragliano tutto. Ora, io capisco che non è che abbiamo proprio 'ste cime, 'sti statisti, e come nell'esempio del calcio è un po' come dire che siamo ultimi o penultimi in classifica da quel punto di vista. Ma non è che se io, in tutte le occasioni possibili sui social o così via, li riempio di vagonate di insulti, questo gli prende una botta d'orgoglio e dice: "Oh, adesso che sono arrivato a 10.000 insulti, da domani inizio a fare il bene del mio paese". Cioè, se già c'aveva una mezza intenzione, gliela si fa passare praticamente. Quindi anche qui si usano 'sti 5 minuti d'odio, come dicevi tu, quasi per darsele da soli, perché alla fine sì, si pensa che di darle a qualcuno, ma nella In migliore delle realtà ipotesi non Marco, gliene fotte niente, nella peggiore te le stai dando su te stesso, cioè. ma infatti questo mi fa ricordare un altro film che secondo me è icona proprio di come ci fa, e che parla proprio della nostra, tra virgolette, doppia personalità, cioè che una personalità nostra non sa cosa sta facendo l'altra, un po' la mano destra non sa cosa fa la sinistra cristiana a memoria, che è Fight Club. Fight Club secondo me è proprio la rappresentazione di quello che dicevi tu adesso, cioè in realtà lo faccio a me stesso. Allora, innanzitutto il Fight Club cos'è? Tu vai lì, meni, ti sfoghi, butti fuori la tua rabbia, ma proprio a livelli esponenziali, ok? E poi quando esci sei un'altra persona. In realtà, e soprattutto attenzione, la prima regola del Fight Club è non parlare mai del Fight Club, cioè non dire mai a te stesso chi sei veramente in quel momento. Nega l'evidenza. È molto sottile la Negare, cosa. negare, negare, sempre negare, Esatto. recitava il motto. Che, e ovviamente torniamo al discorso di prima, che tutta questa rabbia, tutta questa cattiveria sorge, l'odio sorge proprio da un fatto che noi diciamo bugie a noi stessi, ci dobbiamo autoconvincere, perché in realtà non è che ci autoconvinciamo di questa cosa. E alla fine, insomma, per chi ha visto il film, che insomma è un'icona ormai, praticamente voi sapete che i due attori sono le due facce della stessa medaglia. E quindi è proprio un caso di doppia personalità, così come si suol dire, ma che è la rappresentazione di tutte quelle maschere, di tutti quegli io con la I minuscola di cui noi siamo formati, perché a un certo punto c'è anche questa organizzazione terroristica che fa tutta una serie di cose e alla fine i due personaggi dicono: ma scusa, ma chi ha fatto questo? Sempre tu l'hai fatto. Quando? E dice, io non me lo ricordo. In realtà questa è una rappresentazione di quello che noi costruiamo ogni giorno quando ci focalizziamo sulla parte negativa. Cioè, quando noi diciamo, ricordatevi che questo tipo di atteggiamento porterà ad un alimentarsi di cose peggiori poi successivamente, Fight Club ci fa ragionare proprio su questo aspetto, un po' come se oggi accetti un'ingiustizia, ti sottometti a un'ingiustizia per quieto vivere, beh, sappi che quell'ingiustizia domani sarà triplicata e arriverai a un punto in cui non ne uscirai più. E quindi da lì sfocia un ulteriore odio verso chi? Verso il dominatore, ma in realtà quel dominatore poteva essere
diciamo, gestito molto tempo prima. Basta non sottomettersi alle ingiustizie. Basta avere il coraggio di agire prima. Coraggio, ricordo che è azione del cuore, quindi fare quell'azione come atto di amore, e l'atto di amore principale nei nostri confronti è dirci la verità e quindi agire per verità. La canzone diceva È la verità Batman che mi ha fa creato male, lo Joker, so. e certo, qua Marco è L'ho tua lasciato in questa onda cosa. perché sapevo che Certo, siamo sempre noi che creiamo il nostro nemico, ma in che senso? Nel senso che ci sta riflettendo quegli aspetti su cui noi non vogliamo lavorare in realtà su di noi. Ed è quella che ho nominato prima, che ho detto è la legge dello specchio, che poi si materializza nel momento in cui tu proprio rifiuti assolutamente di fare. Mi spiego con un esempio. Adesso, vabbè, Batman Joker ovviamente sono come in Fight Club, che in realtà sono queste due facce della stessa qui medaglia. Serena, mi sembra che l'involuzione sia stata tale che siam passati che da persone che tentavano di prendere a botte quello che vedevano nello specchio, mi sembra di veder pieno di gente che prendono a testate lo specchio stesso, perché si fermano ancora prima, dice: "No, è proprio lo specchio il problema". Esatto, così almeno non mi vedo e sono a posto. Adesso però ti chiedo scusa perché non mi ricordo qual era il concetto che Beh, con me è volevo. perfettamente normale. Non so, Se qualcuno in chat mi scrive, continuo con il discorso e nel frattempo eravamo magari. Batman e Joker e lo specchio Ah, riflette. okay, se io invece lavoro, cioè no, è un po' come, ecco l'esempio che volevo fare, no, ehm, io ho un compagno, sono gelosa, gelosissima, e siccome io sono gelosa perché io in passato ho tradito, okay, quindi oggi sono gelosa perché ho paura che il mio compagno mi tradisca. Quindi, siccome l'ho fatto io, penso che tutti gli altri poi un giorno lo potranno fare. Oppure, altro aspetto ancora più sottile, tirando fuori il discorso del tradimento, siccome io ho tradito i miei ideali per accontentare gli altri, allora sono gelosa perché ho paura che lui mi tradisca. Ecco come noi creiamo i nostri demoni. Ma ricordiamoci anche, visto che stasera siamo di film, Gandalf. Gandalf, quando cade alle miniere di Moria e ritorna poi dopo e gli chiedono dove sei stato, sono stato a combattere i miei demoni. Cioè, ho riconosciuto queste mie cristallizzazioni, infatti lui combatte contro un demone antico, quindi significa un qualcosa di veramente molto radicato in lui, che era quella parte che non lo faceva diventare bianco. Era Mi quella sembra parte. di ricordare anche di un altro, adesso non era uno famosissimo, che se ne andò qualche decina di giorni nel deserto, anche lui a fare un combattimento col diavolo, mi sembra, se non ricordo male. Sì, Adesso era mi sfugge il qualcuno nome. tipo 2000 anni fa. Più o me sì. Ventina più, ventina meno, dicia Okay. Esatto, è che insomma, è proprio il discorso di combattere i propri demoni, ma i propri demoni non sono interiori, non sono là fuori. Quindi non è l'altra persona il tuo demone, l'altra persona ti sta dicendo: "Occhio che dentro di te c'è il demone". Sei tu che lo devi sconfiggere. Sei tu che lo devi trasmutare in un angelo. Non è perché uccidi l'altro sparisce il tuo demone, anzi quel demone si alimenta la e diventa famosa ancora più carogna di cui grande. parlavamo prima, proprio Come? definito, è proprio la famosa carogna di cui parlavamo prima, quella carogna che proprio la definizione tecnico-scientifica, è proprio quella della carogna che
Esatto. Allora Marco, anche stasera stiamo andando verso la conclusione, insomma, di questa puntata. Tu Beh, come avete lascia sentito abbastanza odio? Chiediamo se hanno percepito No, c'è Massimiliano che dice normalizziamo l'utilità dei demoni. In realtà, se c'è l'angelo, c'è anche il demone. Non può esistere l'angelo senza il demone o il demone senza l'angelo. Perché in realtà in un mondo duale come il nostro, uno deve compensare l'altro. La differenza tra luce e oscurità è una sola, che la luce è attiva e l'oscurità invece è inattiva. Ecco la differenza tra le due. Quindi, cos'è che c'è scritto? Incredibilmente non suonano, non abbiamo ancora finito, Gabri. Questo è il nostro demone da combattere, il tempo. È il nostro più grande demone fra me, mio e di Marco. A noi tra Cronos e Kairos anche insieme ci spicciano casa a noi proprio. Esatto. Mi sono bloccata un'altra volta. Marco, aiutami. Cosa stavo dicendo? Perché siccome tutto questo odio lo stiamo proprio buttando fuori, ridendo e scherzando, capito? È che Allora non mi perdo. esiste l'angelo senza il demone, che c'è Ah sì, no, l'aspetto stavo duale. dicendo che la Meno luce è male che sto attiva. attento, vedi, perché in realtà Ma se io lo infatti vedi che ho ricordava cosa chiesto a doveva te. dire, però per vedere se io sono attento, no? Certo, perché io ti metto alla prova, sono Eh, l'avvocato del diavolo, ti metto alla eh. prova. A proposito di altro film su cui Bellissimo si anche quello. potrebbe parlare ore e ore e ore. E comunque stavo dicendo, la luce è attiva e l'oscurità è inattiva. L'oscurità esiste proprio perché deve compensare la luce, perché noi siamo in un mondo duale. Ma questo non significa che l'oscurità debba essere per forza l'odio, la cattiveria. Ricordiamoci che l'oscurità è anche la notte che ci permette di goderci le stelle. Senza la notte noi non possiamo vedere la bellezza delle stelle. Quindi è fondamentale, quindi quella parte nera del simbolo del Tao col puntino bianco. La notte, il puntino bianco cos'è? Le stelle e la luna. Mentre Questo per la la versione parte poetica. bianca, scusa Marco, la parte bianca è il sole e il puntino nero cos'è? Beh, quell'ombra che nel sole cocente di luglio ci dà ristoro. A te Marco, Questa è scusami. per la versione poetica, dicevo, per quelli un po' più grezzi come me, se ti dico d'abbassare la televisione non c'è bisogno che metti muto. C'è una via c'è una via di mezzo, cioè nel senso perché poi scherzi a parte, il rischio vero è proprio quello e come dicevi prima tu, cioè se uno pensa in una certa maniera poi tende a proiettare sugli altri, questa cosa l'abbiam detta più volte. Lo si vede anche nei vari dibattiti televisivi, piuttosto che con quelli delle persone comuni, dove uno dice un qualcosa che non rispecchia perfettamente né il bianco né il nero, quindi non ho né il volume a canna né muto, ce l'ho lì a 23 e dice: "No, ma quindi non ho capito, tu sei muto o 100?" Cioè no, né muto né 100, cioè intendevo proprio 23, perché volevo proprio dire 23, cioè, ma È quindi come sei muto Marco. perché sotto i 50, no? No, a 23 si sente, ma non No sono Marco, ma è come o bianco o nero. Beh, oltre a tutte le sfumature di grigio intermedie, ricordiamoci che esistono anche i colori, quindi non eh, per forza o sei bianco o sei nero o sei grigio perché devi essere lì all'interno, lasciando solo quei due colori, chiamiamoli colori, perché ricordiamoci che il bianco è tutti i colori, il nero è mancanza di colore. Ma esistono anche tutte le altre frequenze, c'è il rosso, c'è il giallo, c'è l'indaco, c'è il il verde, lilla. il lilla.
Esatto. Purtroppo Francesco ci ricorda una cosa vera, nel senso che non gli è arrivata la notifica, come succede a molti, pur avendo cliccato sulla campanellina e tutto il resto. Sappiamo di questo triste fenomeno, ci dispiace, il motivo per cui vi chiediamo sempre il più possibile di condividere voi manualmente i video, che sia poi tramite WhatsApp, Facebook, YouTube o dove sia Oppure sia. anche Marco iscrivendosi al canale Telegram, sia a quello di MRTV, ma anche al mio, che magari diamo le notifiche. Anche lì sappiamo, insomma, che c'è ancora questa sorta di shadow banning, ma che è anche dovuto, secondo me, a dei ritardi con cui arrivano le notifiche. Potrebbe essere anche semplicemente quello. Beh, ma anche Però tu come sei malpensante, se lo son dimenticati, cioè YouTube c'ha da fare, mica c'ha da pensare solo a noi, cioè tutte le robe che c'ha da fare era rimasto un po' indietro. YouTube, noi ti vogliamo bene, sappilo. Tantissimo, tantissimo. No, comunque ecco, Ma sì, magari se volete rimanere aggiornati, c'è anche all'interno, nella pagina iniziale, quando voi vi collegate nella home page di MRTV, c'è il palinsesto, c'è il brevissimo video di 30 secondi del palinsesto, così magari vi potete segnare quando ci siamo, insomma. Ecco, quindi cercate anche voi di darci una mano, magari condividendo i video, così le persone sanno che stiamo arrivando, ecco. Anche perché voi sapete che il martedì sera è in diretta, ecco, quindi insomma ci fa ovviamente, come piacere dice la avervi. Gabri, YouTube sempre sia lodato, assolutamente, ci Assolutamente. mancherebbe. E non lo diciamo ovviamente in maniera ipocrita, ma lo diciamo perché dobbiamo solo che ringraziarlo, perché grazie a YouTube noi stasera abbiamo passato quest'ora in compagnia, e E ovviamente qualcuno parlando. direbbe in francese: "Che culo". E beh, chi è qua con noi vuol dire che vi fa piacere stare qua con noi. Sicuramente, sicuramente, anche io sono perfido di natura, c'ho anch'io quel bisogno di quei 10 minuti di odio anch'io. Guarda che erano 5, adesso i 10 minuti erano di amore, non di odio. Ah, vedi, io mi perdo sempre sui dettagli, mi perdo sempre sui detta no, io spero veramente, scherzi a parte, che si riesca veramente ad uscire da quella logica binaria, e così fortemente duale, come appunto dicevi tu, ma proprio con l'esempio basico proprio del volume a canna e muto, perché, sempre più alla fine, si ha l'impressione che non si riesca proprio neanche a parlare di tutto quello che c'è nel mezzo. Cioè che non è più neanche l'essere d'accordo o in disaccordo, è come iniziare a parlare delle lingue proprio diverse, nel quale proprio uno rimane così perché dice: Non capisco, tu stai parlando, ma io non la parlo la tua lingua, cioè è inutile che continui a parlare." Ehm, Puoi andare avanti anche le ore. E quello che successe, almeno così c'era scritto, a un antico popolo che costruiva una torre abbastanza alta, cioè quando si è voluto farla crollare improvvisamente si son messi a parlare ognuno la sua lingua, non si capivano più, e ovviamente vien fuori un cinema da mica da ridere, perché se tutti, ognuno di noi parlasse una propria lingua, bello, perché almeno, sai che bello la pluralità, la però tendenzialmente secondo me ci capiremmo poco, e quello diventa l'aspetto pericoloso, perché un conto è non essere d'accordo con il prossimo, cosa che si può fare, ci si può e ci si dovrebbe rispettare, apprezzare anche su posizioni completamente diverse, ben vengano. I grossi problemi nella storia sono sempre stati dati dalla monorotaia, cioè se uno decide che c'è solo quella strada, può andare benissimo, ma purtroppissimo se per quella strada c'è un muro di fronte e ho deciso che è solo quella, tendenzialmente non va a finire bene. Quindi ben venga più bivi possibili, perché, almeno
Sì, 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 no, Carpeoro tutto bene, cioè è colpa mia che ho fatto tardi domenica, abbiam saltato per colpa mia, non avevo fatto in tempo a preparare il tutto. Sta bene, sta bene. E Sono quindi ben dettagli venga che ci siano i tecnici che a bivi. volte succedono. Eh sì, sì. Ben venga avere i bivi, perché ci aiutano anche, finché si mantiene quella comprensione, che non è l'accordo, ma la comprensione di tutti quei livelli intermedi, e si ha la possibilità ancora di confrontarsi. Spessissimo sarà capitato, penso a chiunque, ultimamente, di esprimere una posizione magari non che fosse ripetere a pappagallo quello che avevo sentito la sera prima da qualcun altro, e di sentirsi dire: ma quindi?" Cioè, sai quella fregola di dire: "Sì, ma quindi? Sei tu quello che devo prendere a ceffoni o sei con me? Non fammi capire, perché c'ho la carogna, devo capire se te le devo dare o dobbiamo andare insieme a dargliela a qualcun altro, perché sii chiaro, perché a qualcuno gliele devo dare, cioè tu chi sei? Dove vai?" E non è più neanche una questione di rimanere neutrali, che sarebbe un'altra cosa bellissima. Cioè dire: "Io il volume com'è me non lo tocco, mi sta bene, lo vuoi mettere a palla, a 50, a 0, muto, fai come vuoi, a me non mi interessa." Lì è lo step successivo, cioè, successivo se verso il basso ovviamente, è la totale incomprensione. Cioè dire: "Fammelo a gesti, non capisco cosa mi stai dicendo." Come 2 che parlano, non parlano la stessa lingua, cosa fanno? Iniziano coi gesti. E ti dico: "Sì, ma sì o no? Cioè, fammi capire. Tutto sì o tutto no?" Cioè, non esiste un discorso a gesti, esistono solo degli scambi immediati. E quello è molto pericoloso. Quello è molto pericoloso, e quindi si spera, possibilmente, di ritornare ai gradienti. Magari La ne Gabri bastasse ci una, dice cioè, ci ci metto la firma. vorrà... Cosa Marco? Scusa, ti ho interrotto. No, no, proprio su quello che diceva Gabri, che ci vorrà un'altra generazione per risollevare le cose. Dico, ci metto la firma subito, se ne basta una, io ci metto, sottoscrivo subito, lo spero che ne basti una. Eh, Sì. parecchio, sì, sì, sì. Ma anche E perché siam sempre lì, dipende dal punto di partenza. Imma diceva, esprimere il proprio punto di vista è diventato rivoluzionario. E tante volte il problema è nella premessa. Cioè, quanti delle persone che sentiamo parlare quotidianamente ci stanno descrivendo un proprio punto di vista? Quanti invece stanno solo ripetendo il punto di vista di qualcun altro? È per quello che è doppiamente rivoluzionario, sia per il fatto di esprimerlo e di dirlo, ma qui sta diventando rivoluzionario anche solo il fatto di averlo. A me l'altra cosa che fa sempre molto strano è quella di trovare tendenzialmente sempre le stesse persone dalla stessa parte della scacchiera. Cambia il tema, cambia il problema, cambia la discussione, può cambiare tutto, però tendenzialmente i gruppi di persone più o meno rimangono quelli. E quello vuol dire già di per sé non avere un'opinione, non solo non esprimerla, vuol dire che io sto ripetendo, mi sto adeguando a una sorta di flusso, di corrente, di canale, che mi porta, mi trascina. È comodo, per carità, non devo nuotare, io sto lì, faccio il morto, anche quello si usa, come si beh, dice per il nuoto, che diciamo, diciamo rende Marco, l'idea. una grande frase di Victoria Ignis, anzi era in realtà di Draco Dazzo: "Non sono un becchino e non trasporterò cadaveri." E lui lo diceva ai suoi guerrieri, cioè o siete dei guerrieri, se no per favore tornate a casa. Cioè io qua non ho bisogno di trascinare le persone per convincerle, e essere guerriero vuol dire essere te stesso. Cioè non vuol dire farsi trascinare e avere qualcuno che ti tira perché ha bisogno di aver qualcuno dalla sua parte. Meglio meno, diceva appunto, l'idea di Dracodazzo era meglio meno, ma che siano veramente liberi. Meglio Ecco, pochi questo è ma un buoni. po'. Il famoso meglio pochi ma buoni, o meglio soli che mal accompagnati, in base a come lo si vuole declinare.
Esatto. Allora, ovviamente, come vedi, mia cara Gabri, abbiamo sforato perché non era possibile chiudere prima. Vabbè, Quindi, siamo ancora insomma, entro le 4 ore però. Sì. certo, esattamente. Però, insomma, dai, insomma, è come Marco, è come quando ti portano la cioccolata senza la panna. I 5 minuti che abbiamo sforato è la panna sulla cioccolata. Giusto, E giusto. quindi... Mi sembra giusto. Se non ti Allora, lecchi le dita, godi solo a metà, come diceva la pubblicità. esatto, Mica puoi esatto. mangiare le patatine. Allora Sembra io giusto. direi che con questa chicca concludiamo la nostra puntata con un invito a mangiatevi la cioccolata, che è uno dei cibi della felicità. Ecco, Metteteci sulla leccatevi le panna e dita poi quando leccatevi mangiate anche i le dita, chi Contis. se ne frega, ma tutto insieme. Esatto, e ricordatevi anche che secondo Ponopono altri cibi della felicità sono il popcorn, il gelato alla vaniglia, quindi insomma, giusto per darvi delle idee, insomma così, il famoso fate l'amore, non fate la guerra, ecco, giusto Pensavo invece per... fosse la famosa citazione che tutto ciò che sale poi scende. Non so. No, 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 no. Ricordatevi che tutto ciò... Ricordiamoci anche che 5 minuti di guerra possono distruggere per sempre determinate relazioni, 5 minuti di amore lo possono costruire per l'eternità. Ecco, giusto questo, insomma, per dare una chicca finale. E a volte Marco, succede anche che dopo un tot di mesi ci sia una sorta di moltiplicazione dei pani e dei pesci, e che addirittura dopo quei 5 minuti lì il mio non era solo un consiglio di amore di coppia, era in senso lato, un amore molto ovviamente più allora spirituale, più... mettiamo il banner sotto la scritta adeguata allora. Ogni riferimento come al solito. Allora, ragazzi, grazie di cuore ancora per essere stati qua con noi anche stasera. In diretta vi aspettiamo sempre venerdì alle 13:30 con Stampa e Omissis per parlare un po' di attualità, di quello che accade nel mondo, insomma, e dandovi le nostre considerazioni che ripetiamo sono nostre. Quindi se vi va di partecipare, vi aspettiamo in chat anche lì con i vostri commenti, le vostre considerazioni. E Marco, che dire? Mi raccomando, i 10 minuti di odio fateveli prima, poi venite in chat, cioè, smaltiteli. Anzi, più dei 10 minuti di odio prima, fatevi una bella respirazione, una bella meditazione, fatevi una corsetta per sfogarvi un po' e poi arrivate belli, rilassati e sereni in chat con Lo noi. sveliamo il segreto? Lo Quale? sveliamo in diretta? Quale? Voi avrete notato che spesso capita che non partiamo puntualissimi all'orario previsto, no, tipo stasera 21:30, partiam quei 5, 10 minuti dopo, e il segreto è, cioè, la verità nascosta è quella, perché almeno uno si va a fare quei 5, 10 minuti dall'altro, cioè uno arriva carico con la carogna, no, alle 21:30 dice: "Adesso adesso gliele do", invece posticipando quei 10 minuti uno non ce la fa, va da un'altra parte a dare due sciofoni, e quando torna è bello rilassato, e quindi riusciamo a fare poi la puntata in maniera amorevole con tutti. Esatto, Adesso esatto. lo abbiamo ammesso pubblicamente. Adesso lo Ecco, sì, sapete anche voi. adesso hai svelato i segreti. Vabbè, e sono i L'arcano segreti per una vita felice. sì. Ragazzi, grazie di nuovo di tutto e ovviamente se vi è piaciuto mettete un like, condividete come dicevamo prima, dateci, aiutateci in questo senso, insomma, condividendo i nostri video. Come dice sempre Marco,
Se vi è piaciuto condividetelo con i vostri amici, se non vi è piaciuto condividetelo come atto di odio nei confronti delle persone che vi stanno antipatiche. Quindi insomma, così alla fine siamo felici tutti quanti. Esatto, e ognuno ha raggiunto il suo scopo. Ognuno ha raggiunto il suo scopo. Grazie di nuovo a tutti, buonanotte, buone Ciao a tutti. riflessioni, sogni d'oro a tutti quanti e rimanete con MRTV. Marco, sigla. Pronti?